Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa italiana e naturalmente quindi andiamo a vedere le ultime sul match con le probabili formazioni. Uno stralcio delle parole di Chivu secondo me particolarmente interessanti e che soprattutto dicono tanto della personalità del nostro allenatore. E naturalmente poi andremo a vedere degli aspetti tattici, cosa aspettarci dalla partita di domani e come l'Inter potrà mettere in difficoltà il Bologna, cosa invece potrebbe soffrire della squadra di Vincenzo Italiano. Innanzitutto, come al solito, vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale, operazioni semplici che però danno un grandissimo supporto. Parto da uno stralcio delle parole di Christian Chivu, gli viene chiesto degli infortunati. Tanto è vero che Çalhanoğlu è aggregato, però ancora non è stato definito se partirà dal primo minuto. La sensazione è che entrerà soltanto a partita in corso. Carlos Augusto non si è allenato per lombalgia. La risposta però di Chivu sugli infortunati è stata: possiamo sopperire alle assenze, quindi già una netta differenza rispetto a tanti altri allenatori che invece vanno in conferenza stampa e puntualmente si lamentano delle assenze. E un altro stralcio che a me è piaciuto tantissimo è quando dice che praticamente Inter e Milan non avrebbero meritato di giocare la Supercoppa, sono state semplicemente favorite dalla nuova formula, ed è effettivamente vero. Fatto sta però che lo scorso anno, per esempio, l'abbiamo persa contro il Milan che non aveva vinto nulla e quindi con la vecchia formula non avrebbe dovuto giocarla. È giusto che quest'anno ci giochiamo le nostre carte, anche se, come dice Christian Chivu, è una partita che non avremmo dovuto giocare di regola, non avendo vinto nulla. Andiamo subito però al dunque, cosa aspettarci dalla partita di domani. Naturalmente lo facciamo con la nostra lavagna tattica. Che tipo di partita potrebbe impostare il Bologna di Vincenzo Italiano? Iniziamo innanzitutto dallo schieramento. Il sistema di gioco è un 4-2-3-1 o 1-4-2-3-1, come ormai preferiscono dire gli esperti. È una squadra che, come ben sappiamo, ha una identità forte, ecco, rispecchia il gioco di Vincenzo Italiano e probabilmente, ecco, Bologna-Inter potrebbe essere un ottimo spot per il calcio italiano all'estero, anche ecco, dal punto di vista proprio della qualità del gioco. Iniziamo innanzitutto dalla fase di possesso del Bologna di Vincenzo Italiano. Cosa fa? Si allargano i due difensori centrali, cosa che permette poi ai terzini di alzarsi. I due centrocampisti sono scaglionati, quindi con Moro che solitamente si abbassa per fornire una linea di passaggio e Pobega leggermente più alto. Qui cosa fa la squadra del Bologna? Fa girare palla in difesa, anche un giro palla un po' più prolungato alla ricerca della verticalizzazione. In questo giro palla, quindi, che magari ecco, parte proprio dai difensori centrali, poi si prova a verticalizzare sugli esterni, o se questo non è possibile, ad uscire sempre sulle corsie esterne, magari sui terzini. In questo giro palla i calciatori del Bologna sono bravi anche a scambiarsi di posizione, ad abbassarsi, ecco, con magari difficoltà nel primo possesso potremmo vedere anche uno degli esterni d'attacco abbassarsi, che sia Cambiaghi o Orsolini, per andare a prendere palla. Qui arriviamo già ad un primo punto. Ecco, secondo me cosa potrebbe fare l'Inter per disturbare il Bologna? Un pressing alto, altissimo. Io personalmente lo eviterei per il semplice fatto che immaginiamo di andare a pressare tutti i calciatori del Bologna, quindi c'è bisogno di un pressing, diciamo così, uomo su uomo. Cosa succede? Che quando il Bologna va a magari ecco, fare uno scambio di posizione, abbassare i calciatori, si portano tanti giocatori fuori posizione. Se già vediamo ecco questa schermata, ci sono queste zone di campo che vengono praticamente ecco svuotate, soprattutto questa perché poi Barella l'abbiamo tenuto su Pobega, che ipotizziamo che non si sia abbassato in questa situazione, però potremmo scoprire delle zone di campo che poi diventano naturalmente attaccabili. Allora, dal mio punto di vista, cosa potrebbe fare l'Inter? Portarsi un pressing, non un pressing estremo, però un pressing che va a disturbare la costruzione, a schermare un po' la costruzione. Quindi mi aspetto i due attaccanti che possono pressare i loro difensori centrali, il pressing su Moro e magari ecco i quinti attenti. Non un pressing altissimo, però magari a formare una linea di pressing che va un po' a schermare ecco questa costruzione, quindi non un qualcosa di estremizzato.
perché in questo modo poi magari si può costringere il Bologna a verticalizzare un po' più rapidamente, una costruzione leggermente più sporca del solito, e poi ecco provare a vincere le seconde palle o i duelli aerei. Arriviamo ad un aspetto, il Bologna che verticalizza tanto. Infatti, se andiamo a vedere in Serie A, è la squadra che tenta il maggior numero di passaggi lunghi. È vero che vediamo l'Inter seconda, però se andiamo a prendere magari i passaggi medi, ecco l'Inter anche qui è prima, mentre il Bologna è praticamente a metà di questa speciale classifica, stessa situazione per i passaggi corti, ecco l'Inter è terza e il Bologna addirittura oltre la metà della classifica. Ecco, questo ci dà già una prima sensazione, il numero di passaggi lunghi completati è così alto per una chiara scelta dell'allenatore. Provano a verticalizzare rapidamente come poi sfruttano le corsie esterne. Innanzitutto i due esterni del Bologna sono due calciatori chiave, perché sono calciatori bravi nell'uno contro uno, molto tecnici e soprattutto entrambi a piede invertito. Questo cosa comporta? Che potremmo trovarci la lateralità sfruttata con magari Orsolini che parte molto largo, così come Cambiaghi, ecco, a dare ampiezza e il terzino che può buttarsi dentro, o situazione anche questa molto sfruttata dal Bologna, l'esterno va ad accentrarsi in modo che si trova col suo piede forte e lascia spazio poi alla sovrapposizione del terzino. Ecco, questa naturalmente ci fa capire che il Bologna potrebbe sovraccaricare le corsie esterne, sarà fondamentale ovviamente il lavoro dei quinti, il lavoro dei terzi, ed in questo caso la riconferma della difesa Bissek, Akanji, Bastoni potrebbe essere determinante, perché magari Bissek soffre poco la velocità e così come anche Akanji, ecco, non sono calciatori lenti, quindi in questo caso ipotizziamo titolare Castro, anche Castro è un calciatore comunque mobile, ecco, avere Akanji come diretto rivale potrebbe essere un duello, ecco, più alla pari sotto l'aspetto di quelle caratteristiche. Poi sono bravi, ecco, a sfruttare l'uno contro uno sulle corsie esterne, e questo sarà un punto in cui i quinti dovranno dare un grande aiuto, quindi quinti, le mezzali, in questo caso Mkhitaryan titolare può avere un grandissimo valore, perché sappiamo un calciatore tatticamente intelligente, quindi magari ecco saperci anche abbassare, chiudere gli spazi, e qui Luis Enrique dovrà fare un lavoro importante, perché con una squadra come il Bologna, per come sfrutta le corsie esterne il Bologna, è fondamentale che i quinti, ecco, facciano una partita importante. Bologna che poi finalizza, ecco, come detto, spesso magari accentrandosi e provando a calciare e a rientrare, o a volte sul secondo palo, insomma, oppure con un cross che può arrivare proprio da questa sovrapposizione dei terzini. Arriviamo invece alla fase di non possesso del Bologna, come si sviluppa, come l'Inter, ecco, potrebbe invece mettere in difficoltà il Bologna in questa fase. Innanzitutto è una squadra che fa un pressing alto. Se andiamo a prendere i dati del PPDA, che per chi fosse poco avvezzo alle statistiche, ricordiamo, indica il numero di passaggi che una squadra concede prima di attuare la prima azione difensiva. Ecco, vediamo che il PPDA del Bologna ci mostra che è terzo in Serie A, quindi più basso è il numero, più alto è il pressing, l'intensità del pressing, e il Bologna è terzo, addirittura fa più pressing della nostra Inter. È una squadra molto aggressiva sul portatore di palla, aggressione che potrebbero portare già dalla nostra prima costruzione, o meglio che quasi sicuramente porteranno, perché cosa succede? Immaginiamo palla da Akanji, Castro va forte su Akanji, Orsolini, Cambiaghi, Odegaard potrebbero andare a cercare di schermare le linee di passaggio, quindi io mi aspetto innanzitutto Zielinski che si abbassa e la solita costruzione a 4, e magari ecco qui poi ci sarà bisogno dell'aiuto delle mezzali, quindi Mkhitaryan, Barella, si potrà uscire sulle corsie esterne, e ovviamente servirà una grande qualità per evitare questo pressing, qualità che per esempio si è visto in ampi tratti del primo tempo di Genova, ecco, servirà qualcosa di molto simile. Bologna che quindi va a pressare anche con una linea alta, ecco, tiene anche la linea difensiva molto alta, e un Bologna che è aggressivo anche quando la palla poi è nella propria metà campo, perché anche quando, ecco, diciamo così, si risistema, che l'Inter va in fase di sviluppo, è una squadra che continua a tenere un atteggiamento aggressivo. Odegaard potrebbe abbassarsi, lavoro che spesso fa Ferguson quando è schierato in questa posizione. Odegaard è più un trequartista tipico, quindi un vero e proprio trequartista, però
comunque potrebbe aiutare il centrocampo, e ci troveremo quindi in una situazione, una sorta di 4-3-3. Cosa succede? Anche quando la palla è nella metà campo del Bologna, il Bologna è sempre molto aggressivo sul portatore di palla. Ecco, non è una squadra che abbassa il pressing nella propria metà campo, ma magari ecco con la palla sulle corsie, sulla zona centrale, ecco, non sulla corsia, sulla zona centrale potrebbe uscire un centrocampista, un difensore pronto magari a rompere la linea per andare ad aggredire. Sulle corsie esterne ovviamente poi può arrivare l'aggressione, c'è una grande aggressività sugli esterni, che sia del terzino o appunto del loro esterno d'attacco. Arriviamo ad un punto che il Bologna può soffrire. Come abbiamo detto, il Bologna va al pressing alto nella nostra metà campo, e attirare il pressing del Bologna non sarebbe una cattiva idea. Ecco, potremmo sfruttare questa situazione. In che modo? Come abbiamo detto, tengono una linea alta. Ecco, il pallone possiamo anche toglierlo. Tengono una linea alta. Questo cosa comporta? Che naturalmente, innanzitutto, è facile, concedono un po' di profondità che naturalmente può essere attaccata principalmente da Marcus Thuram. Ma c'è un altro aspetto: come abbiamo detto, gli esterni sono aggressivi, quindi potrebbero essere alti, sono sia in fase di possesso, si alzano molto, sia magari sul primo pressing possono essere alti, e quindi vanno a concedere spazio alle loro spalle. Sulle corsie laterali si può trovare la profondità sulle fasce, e quindi in questo caso diventa importante anche qui il lavoro dei quinti. Di Marco diciamo che abbiamo pochi dubbi, ma per Luis Enrique potrebbe essere una partita dove mettere in mostra le sue qualità, quindi mettere in mostra la sua rapidità, un po' come fatto contro il Como, che anche lì comunque si concedeva spazio sulle corsie esterne. La sensazione qual è? Che saltando il primo pressing si può trovare spazio tra le linee, e quindi con un Zielinski che si abbassa si può provare anche ad andare rapidamente tra le linee, e magari con Lautaro e Thuram, che spesso saranno probabilmente in verticale, potrebbero tentare anche di allungare le maglie difensive del Bologna, andando così in verticale, Lautaro a fare un po' da vertice, ecco, da calciatore a cui affidare il pallone anche con verticalizzazioni rapide e precise. E poi sarà importante, ecco, che ci sia chi va ad attaccare questo spazio, quindi che sia Mkhitaryan, che può essere anche Barella a seconda di come si svolge l'azione. E come detto, poi ci sono, ecco, i quinti che possono avanzare, quindi un Inter che può sfruttare queste situazioni che possono mettere così in difficoltà il Bologna. Quindi io ritengo fondamentale questo tipo di lavoro, ritengo fondamentali i quinti. Arriviamo anche a quelle che sono invece le probabili formazioni, risistemando anche, ecco, come vedete in grafica, le pedine, in modo che sono di più facile lettura. Inter che dovrebbe schierare, o meglio sicuramente schiererà Josef Martinez in porta, è stato confermato anche oggi da Christian Chivu, e questo è secondo me già un primo punto positivo, nel senso che a me fa piacere vedere Martinez titolare. Dobbiamo dare qualche chance in più a Josef Martinez, sia perché Sommer non sta dando le garanzie che ci si possono aspettare dal portiere titolare dell'Inter, sia perché su Martinez l'investimento è stato importante. È giusto che adesso andiamo anche a valutarlo. Difesa confermatissima, Bissek, Akanji, Bastoni, ormai possiamo considerarla la difesa titolare questa. Sulle corsie esterne, come detto, Luis Enrique e Di Marco, e per Luis Enrique esame importantissimo secondo me. Barella, Zielinski ancora confermato in regia, e contro il Genova ha fornito un'altra ottima prestazione dal punto di vista tecnico. Torna Mkhitaryan tra i titolari, Thuram, Lautaro in attacco. Per quanto riguarda invece il Bologna, Ravaglia tra i pali, visto che Skorupski è stato convocato ma non è al meglio, Olm, Egem, Lukumi e Miranda. C'è un po' di ballottaggio sulle corsie esterne, in particolare Miranda, Lico Giannis. Moro e Pobega davanti alla difesa, Orsolini, Odegaard, Cambiaghi, Castro. Anche qui c'è ballottaggio sulle corsie esterne, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Rowe, Castro con Dallinga, con Immobile che potrebbe anche subentrare a partita in corso, però insomma queste dovrebbero essere le probabili formazioni del match. Partita che naturalmente può consegnarci la prima finale stagionale, è una Supercoppa dal format
particolare, dal format che non rispetta la tradizione, non va comunque a valorizzare chi ha vinto e quindi si dà ecco la possibilità anche a Inter e Milan che non hanno vinto di partecipare, però magari ecco è un format che può essere interessante, questa Final Four, al di là poi dei discorsi un po' così romantici, a me personalmente non dispiace. Quello che dispiace è che si giochi in Arabia. Ecco, secondo me si potrebbe tranquillamente organizzare in Italia, magari anche con una manifestazione itinerante, quindi cambiando ogni volta stadio, andando anche in città che non sempre vivono il grande calcio, ma comunque città dove sicuramente c'è una passione diversa rispetto all'Arabia Saudita. Purtroppo però è un po' il frutto del calcio moderno, si va in Arabia, si cerca di raccattare milioni, anche se poi parliamo di, per la vincitrice, una somma che sfiora gli 11 milioni, compresa un amichevole contro la vincente della Supercoppa d'Arabia, quindi insomma non sono comunque milioni che cambiano le sorti, il destino di una squadra, però questo è il calcio moderno, quindi dobbiamo accettare anche questo. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti su che tipo di partita vi aspettate domani, cosa ne pensate di questa Supercoppa e perché no anche qualche aspetto tattico che invece vi aspettate di vedere, ecco, al di là del giro di parole, magari qualcosa che diverso da come abbiamo analizzato in questo video. Insomma, come al solito sfruttiamo la sezione commenti per confrontarci e come sempre io vi saluto con un gran bel Forza Inter.